Ciao a tutti amici, bentornati a una nuova puntata politico-astrologica per quanto riguarda le elezioni americane. Quest'oggi parleremo dell'insediamento di Biden alla Casa Bianca domani, 20 gennaio 2021, ore 12. Per far questo ho preparato un tema natale dell'evento e andremo a vedere cosa succederà. Dato che ci sono state molte problematiche per quanto riguarda l'allontanamento di Trump dalla Casa Bianca, vediamo come sarà accolto il nuovo presidente e come andranno le cose. Come dicevo, ho preparato un tema natale dell'evento e da ciò che si può vedere immediatamente è un tema disastroso, a dir poco, disastroso. E questo perché? Poi vi posto il grafico qui sotto, a meno che non riesco a inserirlo dentro il video, ma intanto vi parlo del motivo per cui questo grafico è disastroso. Allora, la prima cosa che dobbiamo considerare per quanto riguarda un'elezione, un'incoronazione, un evento molto importante, che cos'è? È la 10ª casa, la casa del potere. E ormai da parecchio tempo tutte le insediazioni dei presidenti avvengono il 20 gennaio a mezzogiorno. Perché mezzogiorno? Perché il sole è allo zenit. Che cosa significa allo zenit? Significa in 10ª casa, che è veramente la casa più potente di tutto il tema. Nella 10ª casa vediamo, abbiate un attimo di pazienza, vediamo il sole che proprio il 20 entra in acquario, abbiamo una congiunzione con Giove, abbiamo la congiunzione con Saturno e con Plutone. A che gradi? Un attimo. Allora, abbiamo la congiunzione tra Sole e Saturno a 3 gradi in avvicinamento, con Giove a 7 gradi in avvicinamento, con Plutone a 6 gradi di separazione. Allora, a prima vista dici, mamma mia, che bel tema, a Giove che gli porta fortuna, porta prosperità, porta sicuramente un grande potere, una grande fama. Saturno porta la legge, Saturno è duro, Plutone porta potere, quindi diciamo, Plutone tra l'altro è in 9ª casa, non in 10ª. E dicevo, quindi a prima vista sembra assolutamente eccezionale questa insediazione, ma a prima vista lo possono dire i profani, mentre noi che siamo esperti del settore diciamo no, caro Biden, che cosa ci vuoi combinare? Allora, intanto diciamo che il Sole in Acquario, ed entra domani come avevo detto, il Sole in Acquario è in esilio, quindi non è il suo posto, è scomodo. Ricordiamoci che l'Acquario è un segno rivoluzionario, è un segno ribelle, è un segno che porta sempre dei guai. Non è assolutamente un segno tranquillo per quanto riguarda la politica, perché dà molta instabilità. Giove lo abbiamo anch'esso in Acquario ed è peregrino, quindi non ha né è debole né è forte, e quindi sì, è molto importante che ci sia, però non fa altro che accrescere l'instabilità del Sole in Acquario. Ok,
Plutone dove si trova? Plutone si trova in Capricorno. Scusate che ogni tanto abbasso lo sguardo, ma perché sto guardando il grafico su un altro cellulare. Plutone in Capricorno, anche lui senza gloria e senza infamia. Ma dicevamo è in nona casa, questo a mezzogiorno perché le case vanno a seconda dell'orario, è quindi nella casa della legge. Ok, quello che veramente è forte, chi è? È Saturno, perché Saturno in Acquario è signore, è dominatore. Quindi quello che tira su le sorti di questi posizionamenti è proprio Saturno, ma aspettiamo ad essere felici perché vi devo dire delle cose importanti. Allora, dicevamo, a prima vista sembra un tema eccezionale di potere. Wow, Biden è una potenza qua. No, perché no? Perché domani, come forse alcuni di voi sapranno, succede una cosa molto molto interessante. Che cosa succede? Succede che Marte si congiunge con Urano. Questi sono problemi. Allora, dicevamo, Urano, che è il dominatore dell'Acquario, è anche lui un pianeta estremamente esagitato, è un pianeta ribelle, è un pianeta rivoluzionario, è un pianeta che sicuramente non sta a delle regole ingiuste perché è anche umanitario. E che cosa succede? Con chi si unisce? Si unisce con Marte. Marte è il pianeta aggressivo per antonomasia. Marte è il dio della guerra, delle insurrezioni. E quindi Marte insieme a Urano sono un'alleanza estremamente pericolosa per questa insediazione del presidente, estremamente pericolosa. Dove si trovano questi due pianeti? Si trovano, per prima cosa, nel segno del Toro. E questo non ci piace a noi rivoluzionari, perché? Perché il Toro è un segno molto riflessivo, pacato, calmo, è uno che pensa prima di agire. Quindi dei pianeti rivoluzionari che si trovano nel segno del Toro non possiamo propriamente dire che sono a casa loro. Marte nel Toro è in esilio. Urano addirittura è in caduta. Quindi questa potenza formidabile, questa alleanza che veramente può cambiare le sorti delle elezioni, si trova in un segno che dice: aspettate, non fate casini, ragionate. E a Urano e Marte non è che piace tanto questa cosa di ragionare. Per di più, dove si trovano? In che casa? A mezzogiorno, quando ci sarà l'elezione, si trovano in 12ª casa. La 12ª casa non è affatto una casa limpida. La 12ª casa è una casa di prigionia, è una casa dove i malumori covano sotto sotto, come il fuoco sotto la cenere. Quindi sono per loro natura scomodi in questa casa. Questo che cosa significa? Significa che la rivoluzione di tutti i sostenitori di Trump è messa in questo caso un po' a tacere, perché voi adesso non vedete il grafico che sto vedendo io, ma questi pianeti quadrano, e questo è importantissimo, quadrano Giove, Saturno e Sole. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo la rivoluzione che si contrappone al potere. Ok? Questa rivoluzione cova sotto sotto. È ragionata. Quindi chi crede che le cose finiscono così domani non è vero.
perché ci sono delle cellule sovversive che vogliono andare a destabilizzare questo potere. Non abbiamo però detto una cosa importante. Non abbiamo detto che il Sole, Giove e Saturno, che sono in Acquario, chi è il signore dell'Acquario? È proprio Urano che li quadra. Quindi, che cosa succede? Questa insediazione, nonostante questi fermenti nascosti, ha potere sul potere, sembra un gioco di parole, ma ha potere sul potere. Quindi, sicuramente ci possiamo aspettare o domani stesso un qualche tipo di sommossa o di rivoluzione o nei giorni a venire che possa scoppiare un qualche cosa di eclatante, perché non è mai successo nella storia delle elezioni presidenziali americane che un presidente uscente abbia fatto tutto il casino che ha fatto Trump. E già qui siamo messi per Biden molto molto male. Altra cosa estremamente importante. Marte e Urano sono in congiunzione con la Luna. La Luna è crescente, quindi è una Luna che ha potere. Ma questa Luna è in Ariete. L'Ariete, che è dominato da Marte, è sicuramente un segno che non è di quelli che sta zitti, buono, calmo, no, l'Ariete va in guerra. Quindi questa sollecitazione che la Luna dà a Marte e a Urano potrebbe sfociare, nonostante questi pianeti sono in 12ª casa, ma lo sono, ripeto, a mezzogiorno, perché le case vanno a seconda dell'orario. Questa Luna, o prima di mezzogiorno o dopo di mezzogiorno, può creare una sommossa, perché nonostante Marte e Urano siano in Toro e quindi prendono un tono riflessivo, la Luna che è in Ariete non ne vuole sapere niente di essere riflessiva, vuole andare in guerra, vuole attaccare. A questi moti passionali la Luna, e ricordiamoci che la Luna simboleggia l'emotività, a questi moti passionali per cui, dando la spinta a Marte e Urano, potrebbe scoppiare il putiferio, ripeto, se non a mezzogiorno o prima o dopo o nei giorni a seguire. Un'altra cosa che voglio dire estremamente interessante, tanto per far capire la potenza dell'alleanza tra Marte e Urano, è che già il 6 gennaio si era già formato questo aspetto perché Marte e Urano si trovavano a 7 gradi di differenza. Che cosa è successo quel giorno? C'è stato l'assalto alla Casa Bianca e con tutte le conseguenze che voi sapete. Quali conseguenze? Il 13 gennaio Trump ha ricevuto il secondo impeachment proprio a causa della sommossa alla Casa Bianca. Non solo, Marte e Urano, per quanto riguarda noi italiani, il 13, lo stesso giorno che Trump ha subito l'impeachment, in Italia è caduto il governo e questi sono Marte e Urano. Marte e Urano si incontrano circa ogni 2 anni, ma in questo clima di instabilità politica enorme, ovviamente non se ne stanno zitti. L'ultima volta che sono stati congiunti era il febbraio del 2019, perché, ripeto, si incontrano ogni 2 anni. Andiamo avanti. Abbiamo qua un aspetto interessante perché Marte e Urano formano un trigono
con Venere in nona casa. Quindi la rivoluzione, la sommossa, da chi è aiutata? Nona casa, dalla legge. Biden non sta facendo le cose per legge. Biden, lo sappiamo tutti, che ha fatto dei brogli elettorali. E questa non è una teoria da complottisti, questa è la realtà dei fatti, perché Trump ha fornito prove di questo, nonostante lo stesso governo americano non abbia riconosciuto le sue prove fino ad ora. Quindi non allarmiamoci, ma ripeto, Marte e Urano hanno questo trigono con Venere in nona, quindi Venere, pianeta assolutamente positivo, si trova nella casa della legalità, della legge, e quindi questi rivoluzionari, questa rivoluzione, questa sommossa è appoggiata dalla verità, è appoggiata dalla giustizia. Non scordiamoci che la nona casa è dominata da Giove, che è un pianeta di estrema giustizia, anche divina. Quindi quello che noi possiamo dire è che questo aspetto ci conferma che chi è nella legalità, chi è nel giusto, non è Joe Biden. Ok? Joe Biden ne abbiamo già parlato nell'altro video. Un altro aspetto interessante è Nettuno in 11 che fa un sestile con Venere sempre in 9. Quindi ci sono comunque delle amicizie influenti all'interno della Casa Bianca che lavorano per ripristinare la giustizia e la legalità. Questo è un tema disastroso per Biden, è un tema che può portare domani stesso o nelle ore precedenti o nei giorni a seguire gravissime conseguenze per quanto riguarda l'ordine pubblico, per quanto riguarda tutta la politica, e non parlo solamente della politica americana, parlo anche di tutta la politica in generale, perché come noi sappiamo la politica mondiale è, tra virgolette, governata dagli Stati Uniti, quindi chiunque è presidente ha un estremo potere a livello mondiale, ok? Quindi bisogna star a vedere che cosa accadrà, anche perché, diciamoci la verità, molte persone non credono all'astrologia perché sono abituati all'oroscopo che leggono sui giornali, non sono abituati a leggere l'oroscopo in maniera professionale. Quindi credono che queste cose siano casuali, ma non lo sono, e vi dico anche perché. Elisabetta I d'Inghilterra, quando è stata incoronata nel 1500 e tanto, non ha scelto il giorno dell'incoronazione a caso. No, lei si serviva di un astrologo di nome John Dee. John Dee era un astrologo, era un mago, era uno stregone, era un alchimista, non era l'ultimo arrivato. E fu proprio John Dee a stabilire quale doveva essere il giorno dell'incoronazione di Elisabetta I, e tutti sanno che il regno di Elisabetta I è stato un regno di grandissimo potere. Quindi questa giornata che Joe Biden non ha potuto assolutamente scegliere, perché ormai da tantissimo tempo le elezioni americane si svolgono il 20 gennaio, non poteva assolutamente cambiare questa data, quindi si ritrova con una data di elezione assolutamente negativa per lui, molto pericolosa per la società, e sicuramente potrebbe succedere, ripeto, domani o in questi giorni o in queste ore, non lo sappiamo perché comunque le influenze planetarie hanno un lasso di tempo entro il quale si possono produrre degli effetti, quindi sicuramente ne vedremo delle belle. Non credete che sia finita qua, perché non è affatto finita qua, e
L'unica cosa che ora possiamo fare è stare a vedere che cosa succederà. Io già vi ho dato degli indizi, domani vedremo se si avvereranno nella giornata stessa oppure no, e ci sentiamo nei commenti o nel prossimo video. Vi saluto e spero che questo video serva veramente a fare un po' di chiarezza. Ciao!